Ciao da Fulvia e ben ritrovati in Blue Spin Art. Prima di farvi vedere il tipo di lavoro che sto ultimando, a cui dedicherò un video a parte, desidero darvi un'anticipazione. Si tratta di questo punto che ho scelto. Lo si trova difficilmente tra i lavori creati, ma io ritengo che sia perfetto per le creazioni e le vostre realizzazioni per l'autunno-inverno. Rimane questa matrice bella compatta e se scegliete una lana bella grossa e morbida sicuramente avrete ottenuto un carinissimo, meraviglioso effetto. È un pattern che si realizza semplicemente con la ripetizione di 2 righe in avanti e ritornando indietro, ma poi entreremo nello specifico, e ed indicato per la creazione di coperte, di pullover, maglioni belli ampi o anche semplici sciarpette. Seguitemi in questo veloce video che andiamo a vedere come si crea. Buono spin! Qui lo vedete realizzato con un gomitolo multicolor, bellissimo perché poi il pattern di sottofondo rimane sempre identico, cambia ovviamente il colore e quindi è questo che caratterizza e personalizza il vostro lavoro. Quindi se avete dei gomitoli mélange in varie sfumature, sicuramente questo punto è perfetto. Qui ne vedete già realizzato un pezzo, dicevo è un lavoro che sto facendo ma lo vedrete successivo in un altro video, e sto utilizzando un uncinetto 6. Bene, io adesso per proseguire il mio lavoro dovrò fare altre parti e affronterò questo nuovo step iniziando con una catenella. Il punto, o meglio il pattern che avete visto, si sviluppa, dicevo, con 2 righe che si ripetono. La prima riga è a punti bassi, la seconda riga si introduce quello che è il punto che caratterizza tutto quanto il pattern, e cioè un punto agganciato frontalmente sul punto sottostante. Quindi come vedete questo è un doppio punto che si aggancia frontalmente, poi un punto alto che si inserisce nel punto basso sottostante e così in modo alternato per tutta la riga. Successivamente si ripete la riga dei punti bassi, ci si alza sempre con le 3 catenelle a sostituzione di un punto alto e in modo alternato si inserisce lo stesso punto per tutta la riga. Quindi se sotto avevo un doppio punto agganciato frontalmente, sopra ora avrò un semplice punto alto. Nel punto successivo avviene l'aggancio sotto dove c'è il punto alto con il doppio punto agganciato frontalmente. In modo alternato si prosegue per tutta la riga. Quindi l'unica difficoltà è agganciare il doppio punto alto al punto sottostante, ma è una difficoltà veramente limitata, perché una volta che comprendete il ritmo della lavorazione va via veramente velocissima. Per il mio lavoro ho iniziato con una catenella di 24 che è proprio la base sulla quale poi si sviluppa il pattern. Adesso eseguo la riga di punti bassi e vi faccio vedere poi come si inserisce il primo giro con il punto agganciato frontalmente. Completata la riga dei punti bassi sopra la catenella, giriamo e affrontiamo quello che è il pattern vero e proprio. Quindi comunque il primo punto
è realizzato con le 3 catenelle a sostituzione del primo punto alto, e quindi 1, 2, 3. E adesso con questo aggancio sotto, vedete che è il punto basso sottostante, sarà il punto dove andremo a inserire il doppio punto. Quindi tanto carichiamo 2, ho preso troppo, 2, e adesso inseriamo frontalmente l'uncinetto e accavalliamoci sul punto basso sottostante. Quindi prendiamo il filo, lo tiriamo davanti e terminiamo il nostro doppio punto alto. Abbiamo detto che saranno alternati, quindi adesso sul punto successivo inseriamo un punto alto, doppio punto a cavallo sotto, la prima riga magari vi sembrerà di fare confusione, perché dovrete riuscire a mantenere in ordine la lavorazione della prima riga, ma poi dopo vedrete che diventerà più semplice vedere gli spazi sottostanti dove inserire il filo. Abbiamo inserito il doppio, quindi inseriamo semplicemente un punto alto adesso. Doppio ancora, a cavallo fra uno e l'altro. Il primo giro vi sembrerà non particolarmente caratterizzati, diciamo così. Vedrete che con i successivi ovviamente cambia tutto, quindi più si completa il vostro lavoro, più nell'insieme sarà più leggibile. Doppio, adesso inseriamo sempre in mezzo al punto sotto, e adesso ancora uno, doppio, e uno. Allora, continua a scapparmi il filo perché è messo storto. Ok. I punti che sono, diciamo così, incastrati, agganciati sotto e quindi frontalmente, avranno questa leggera gobbetta, chiamiamola così, in modo tale che vi dà proprio l'aspetto della lana lavorata. Proseguiamo ancora, abbiamo messo il punto alto, adesso tocca il doppio, si inserisce sempre sotto a cavallo, e adesso ancora uno, piano piano la riga si forma. Aiuto, ecco qui.
prime righe realizzate, quindi abbiamo realizzato questa parte, catenella, punti bassi e l'inserimento dei primi punti agganciati sotto. Adesso giriamo il lavoro, torniamo indietro con tutti i punti bassi fino al rientro, quindi giriamo il lavoro per ogni punto sottostante, punti bassi fino ad arrivare all'ultimo. Un consiglio, giusto per verificare ogni tanto la vostra lavorazione: contate, perché può essere che ci si confonda, ecco, giusto il termine dire, perché sbagliarsi proprio no, ma ci si confonda nell'inserimento dei punti sottostanti, soprattutto se non si vede molto bene la maglietta, perché come nel mio caso il filo è mélange e quindi si scambia qualche volta il punto di inserimento. Comunque abbiamo detto, io sono partita con 24 punti, 24 colonnine alte fatte, e adesso torniamo indietro con questa riga di punti bassi e inseriamo successivamente la riga in modo alternata ai punti sotto, e vedrete che finalmente il pattern inizia a notarsi. Bene, arrivati fino in fondo anche con la riga dei punti bassi che ci permette di tornare indietro, giriamo il lavoro e saliamo delle prime 3 catenelle, 1, 2, 3. Ecco, adesso in modo alternato inseriamo i punti alti ai doppi punti sottostanti, quindi questo è un doppio punto, punto alto, doppio punto, quindi qui inseriamo il punto alto, ecco qua, e qua il doppio punto alto incastrato e agganciato in modo sottostante. Proseguiamo così in modo alternato a eseguire il nostro pattern, quindi laddove sotto c'è il doppio punto mettiamo il punto alto proprio sulla testa, ecco, e nel punto basso che abbiamo fatto in precedenza, e carichiamo il doppio e agganciamo il doppio a cavallo frontalmente del punto alto sottostante. Anche con un'altra riga, una terza riga di punti agganciati, quindi ho terminato la seconda sottostante, poi sono tornata indietro coi punti bassi e adesso sono al terzo giro dei punti agganciati. Ricordate, muovetevi sempre in verticale alternando. È, come dicevo, un punto molto veloce, la realizzazione di questo pattern è veramente rara. Qui io, ricapitolando, ho iniziato inserendo semplicemente dei punti bassi già
in principio di lavoro, esattamente come ho fatto e come sto facendo per questo lavoro in realizzazione. Vedete, sono punti bassi e poi ho proseguito su questo stile multicolor. Se preferite potete già effettuare un bordo semplicemente direttamente coi punti alti che magari vi agevolano nell'inserimento della primissima riga dell'aggancio frontale. Bene, spero vi sia piaciuto quanto me, è facile, è veloce e presto vi farò vedere come l'ho utilizzato. Alla prossima, ciao da Fulvia.